Sono stato qui tutto il tempo, ti eri addormentato. È ora di svegliarsi. Cari banditi, dopo un mese di assenza sono finalmente tornato per spiegarvi i music video collegati al Dima. Che io sappia, Tyler e Josh non hanno dato spiegazioni al riguardo, quindi tutto quello che dirò saranno mie teorie. Ah, vi dico già che nonostante My Blood non c'entri ne parlerò lo stesso alla fine perché fa comunque parte del nuovo album. Dunque, per me il primo vero contatto con il mondo di Trench lo abbiamo con il video di Heathens. Sappiamo che Tyler è rinchiuso nel Dima, il cui aspetto è stato già mostrato abbondantemente in Nico and the Niners, di cui parlerò dopo. Ma non potrebbe essere che la prigione sia una sua versione alternativa per il fatto che c'era Suicide Squad di mezzo? Voglio dire, per tutto il video ci ritroviamo Tyler con una tuta da carcerato, poi se la toglie e sotto c'ha una giacca gialla. E alla fine, se ci fate caso, ha di nuovo addosso la tuta che da gialla torna arancione. Non vi basta? E se vi dicessi che ha la stessa identica cicatrice sia qui che in Jumpsuit? Coincidenze? Io non credo. A ogni modo il video si chiude con i carcerati che sono evasi abbandonando Tyler, che si lascia catturare senza opporre resistenza, elemento importantissimo che si ripeterà anche nei successivi video. 6 mesi più tardi i ragazzi pubblicano il video ufficiale di Heavy Dirty Soul e io ero tipo... mi aspettavo un pezzo nuovo, Blurryface è di 2 anni fa. Oddio Josh, ok fa nulla, mi va benissimo anche così. Tra l'altro, nonostante i capelli siano nascosti dal cappellino, credo che sia abbastanza evidente il loro colore giallo evidenziatore, che secondo me riflettono talmente tanta luce da accecare qualsiasi guidatore e farlo uscire di strada, spiegando così vari attentati alla vita del nostro batterista preferito. Cazzate a parte, la macchina che cade a pezzi credo sia a simboleggiare la mente di Tyler, il quale è sui sedili posteriori impossibilitato a guidare e quindi a prenderne il controllo. Di conseguenza una mente fuori controllo può portare a ferire anche le persone a te più care, in questo caso Josh, che rischia di venire investito più volte mentre la sua batteria prende fuoco così a caso. Infatti è da notare come ogni volta che questa cosa succede Tyler sviene, proprio per sottolineare il fatto che non è padrone dei suoi pensieri. Per tutto il video ci viene mostrato che sul posto del guidatore non c'è nessuno, ma in una breve scena al volante compare una figura incappucciata. Sono abbastanza sicuro che il tizio losco sia Blurryface, la cosa che non capisco è perché non l'abbiano rappresentato come in Stressed Out o Fairly Local. Forse è da interpretare come una fase di transizione da Tyler Blurryface a Nico and the Niners. A ogni modo Tyler riesce a scendere dalla macchina prima che esploda e a raggiungere Josh, ma Blurryface non è affatto stato sconfitto. E alla fine vediamo il cantante mentre pare si stia schiacciando un pisolino nell'auto completamente intatta, come se la storia fosse destinata a ripetersi ancora e ancora, ciclicità che mi ha ricordato il primo video di Heavy Dirty Soul. Questo ancora una volta non fa che suggerirci l'idea che l'intera vicenda sia accaduta nella sua testa, e come era stato per Heathens, la sua passività lo lascia intrappolato nella sua stessa mente. Arriviamo ora alla trilogia composta in ordine da Jumpsuit, Nico and the Niners e Levitate, cioè l'ordine con cui sono stati caricati, almeno su questo non fatevi viaggi strani. E iniziamo proprio da dove si era concluso Heavy Dirty Soul con un Tyler che, parafrasato, ci dice che è tempo di conoscere la verità sul Dima. Stacco temporale, ce lo ritroviamo non più rasato e disperso almeno quanto lo siamo noi guardando questo video in quella che è evidentemente la trincea. Sulla cima della conca compaiono delle figure poco rassicuranti, ma che scopriamo poi essere i banditi che vegliano sul loro amico ancora disperso. Arriva uno dei 9 a galoppo di un cavallo bianco, potrebbe essere Nico come Kions, sono quasi impossibili da distinguere, e conoscendo il particolare legame tra Tyler e la religione potremmo fare un parallelismo con i 4 cavalieri dell'Apocalisse. Conquista viene infatti rappresentato in sella a un cavallo bianco, mentre Morte in sella a un cavallo pallido, quindi non so dire con precisione chi dei due stia a rappresentare il vescovo, ma credo il primo che ho detto. Blurryface raggiunge Tyler, gli marchia il collo di nero, cosa che sta a simboleggiare le insicurezze del cantante, e quest'ultimo inizia a seguirlo ancora una volta senza opporre resistenza, come se per l'appunto fosse stato conquistato. I banditi intervengono in questa scena meravigliosa lanciando dei petali gialli, colore simbolo della speranza e che quindi i vescovi non possono vedere. Su quel famoso sito troverete un file chiamato Take and See FCE 300, ovvero il codice corrispondente al giallo in grafica e cose del genere. Tyler infatti torna in sé, potete notarlo da come inizialmente dalle sole 4 dita
nonostante il suo collo diventi tutto nero e dopo il lancio dei petali torni completamente pulito e comincia a correre fortissimo. Blurryface però lo riacciuffa, lo trascina di nuovo al dima mentre Tyler tiene in mano un fiore giallo, altro dettaglio importantissimo, e alla fine dei banditi resta solo Josh, che come era stato per Heathens o Heavy Dirty Soul è rimasto a vegliare sul suo amico. Altro stacco che ci porta alla nona traccia dell'album. Vediamo la Torre del Silenzio con i suoi 9 pilastri che simboleggiano i vescovi e il loro grado di importanza. Questa struttura la ritroviamo subito dopo nella stanza di Tyler ma fatta con i neon, mentre quest'ultimo è impegnato a mettere in un cassetto quel fiore che abbiamo visto alla fine di Jumpsuit. Nel cassetto troviamo altri fiori come quello e capiamo che quindi ognuno di essi sta a simboleggiare le volte che Tyler non è riuscito a fuggire ed è stato catturato, proprio come in Heathens o Heavy Dirty Soul. In seguito il nostro fuggitivo mette in uno zaino gli occhiali e il cappellino dell'era di Blurryface e si prepara a evadere di nuovo. Nel frattempo vediamo i vescovi intenti a creare dei neon, ovvero una luce artificiale, metafora per qualcosa che ci sembra buono ma che in realtà è un falso benessere. Intanto i banditi, che non avevano mai smesso di cercare Tyler dalle vicende di Jumpsuit, entrano in città e lo raggiungono in una scena molto toccante. Il cantante lascia giù lo zainetto, come per dire che è arrivata una nuova era, si mette un'altra tuta e assieme a Josh comincia a suonare in una torre del silenzio. Ragazzi, è poetico. La loro musica è talmente forte da riscuotere il dima. I vescovi preoccupati interrompono la loro cerimonia e vanno a controllare, ma quando arrivano sul posto trovano solo due ragazzini, uno dei quali potrebbe essere Clancy, con la giacca di Tyler in mano. I banditi infatti se ne sono già andati assieme a Tyler, il quale dopo tutti quei tentativi è finalmente riuscito a scappare, ma sappiamo tutti come va a finire la storia. In Levitate ci viene mostrata la parte della trincea dove risiede l'accampamento dei ribelli, dove Tyler viene accolto con una nuova jumpsuit e una rasata di capelli. È un chiarissimo riferimento a Car Radio, lo capiamo anche dalla frase "ho riavuto ciò che ho comprato una volta in quello spazio che non avrò bisogno di riempire", ovvero lo stereo della macchina. Quest'area di festa però viene interrotta da un vescovo che zitto zitto si è intrufolato nell'accampamento e che rapisce Tyler, che ancora una volta non oppone la minima resistenza. Fine. Mi piace pensare che questa trilogia sia un richiamo a una loro vecchia canzone, A Car, A Torch, A Death. In Jumpsuit c'è la macchina, in Nico and the Niners la fiaccola e in Levitate la simbolica morte. Dal momento che per Tyler la musica è una vera e propria terapia, mi viene da pensare come se ogni canzone fosse un tentativo di fuga che tuttavia non va a buon fine. Infatti la facilità con cui si entra ed esce dal dima fa capire che anche con degli amici dalla tua parte la trincea non sia un posto sicuro e che in qualsiasi momento la tua mente potrebbe ricadere nelle vecchie abitudini. Ora, come vi avevo promesso, parlerò del video di My Blood, anche se in realtà non c'è granché da spiegare. C'è un'allegra famigliola. Beh, allegra mica tanto perché la madre è appena morta, ma sono dettagli. Per tutto il tempo vediamo il rapporto di questi due fratelli che, per quanto siano diversi, si aiutano a vicenda e fanno di tutto insieme. Compreso andare ad una festa di Halloween travestiti da scheletro dove i 21 Pilots suonano con l'eyeliner, cercare rissa, farsi pestare a sangue dai classici giocatori di football e farsi salvare da tuo fratello con una mazza da baseball. Fratello che in realtà non è mai esistito e che ti sei inventato per superare il trauma della morte di tua madre e la carenza di attenzioni dovuta all'alcolismo di tuo padre. Yeah! Bene, queste erano le mie interpretazioni. Se vi sono piaciute lasciate un like e un commento dove mi dite le vostre, perché sono un sacco curioso. E iscrivetevi al canale e ai vari social in descrizione per sapere quando usciranno altri video del genere, come ad esempio l'interpretazione dei testi di Trench che tutti quanti mi avete chiesto e alla quale sto lavorando, tranquilli. Per oggi è tutto e...